Ciao amici di Xs2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono davvero arrabbiato, anzi più che arrabbiato sono deluso da DJI. Sto letteralmente armeggiando con il DJI Mavic 2 Pro da circa 3 ore e ora sono le 2 di notte e direi che perdere tutto questo tempo per un prodotto pagato 1500 euro e oltre, cercando di risolvere dei casini creati da DJI con i suoi aggiornamenti, beh, direi che non è proprio il massimo. In questo caso specifico stiamo parlando del DJI Mavic 2 Pro che ora si sta aggiornando, anzi downgradando, un aggiornamento al contrario, vi spiegherò tra poco il motivo, e anche il DJI Mavic 2 Zoom che da quanto ho visto soffre degli stessi problemi. Ragazzi, non fraintendetemi ora, il DJI Mavic 2 Pro è davvero un grandissimo drone, sicuramente il migliore della categoria, però ci sono alcune cose come questa qui che proprio non riesco a digerire. Ma esattamente cosa è successo? L'altro giorno sono andato in giro con il mio DJI Mavic 2 Pro per realizzare un video per voi, per il canale, però ho riscontrato dei problemi abbastanza gravi dovuti all'ultimo aggiornamento firmware di questo drone, ovvero la versione 01.00.0100. Mamma mia, cerco di stringere tutto in poche parole. Ragazzi, voi sapete bene che il Mavic 2 sia il Pro che lo Zoom sono droni dotati di avanzati sistemi di rilevamento degli ostacoli laterali, anteriori, posteriori, sottostanti, superiori. Ci sono circa 10 ottiche sparse attorno al drone per questo scopo e quindi sarebbe lecito pensare che tutto funzioni a dovere, ma non è questo il caso. È successo che dopo l'ultimo aggiornamento del Mavic 2 Pro, al momento del decollo, i sensori di collisione iniziano a fare un po' i capricci, prima non funzionando, poi dando errore, e anche all'atterraggio, come vedete dal video che ho realizzato qualche giorno fa, c'è un messaggio d'errore che indica che i sensori non funzionano. In volo questo non è un grande problema, sia perché io non utilizzo mai questi sensori, preferisco sempre volare in spazi molto aperti, sia perché disattivandoli questo problema cessa di esistere. Però ho voluto informarmi per bene in rete per capire se questo problema riguardava solo il mio drone oppure no, quindi sono andato sul forum ufficiale Mavic sul sito dji.com, dove sono davvero molto disponibili. Ho sottoposto il mio problema e ho scoperto che molti altri possessori di Mavic 2, sia il Pro che anche lo Zoom, riscontrano questo problema, specialmente chi utilizza l'applicazione su smartphone Android. E andando ad approfondire ancora più la questione, mi sono imbattuto nel post, nel topic con il maggior numero di risposte, di views, di interazioni degli ultimi giorni. Si tratta esattamente del post che vedete ora a video. Un bel giorno ha deciso di attivare l'Active Track del suo drone e si è trovato di fronte un problema davvero grave che per un drone di questa fascia di prezzo non dovrebbe nemmeno essere immaginabile. Per chi non lo sapesse, la modalità Active Track permette al drone di seguirvi in totale autonomia, quindi voi non andate ad agire sugli stick del radiocomando, ma il drone fa tutto da solo. Durante l'Active Track di questo utente è successo che per ben 3 volte, e non so come abbia fatto ad arrivare a 3 volte, io avrei già spento il drone dopo la prima volta, ma tant'è, il drone di questa persona, mentre era in Active Track in una zona totalmente aperta e libera da ostacoli, è precipitato. Ok, non è precipitato letteralmente, è atterrato in maniera molto veloce, molto repentina, andando ad intricarsi nell'erba, e quindi è stata una cosa davvero molto pericolosa ed è successa per ben 3 volte. Immaginatevi voi seguiti dal vostro drone da 1500 euro e ve lo vedete cadere come una pera senza un motivo
motivo apparente. Sul forum molti pensano, me compreso, che questo problema sia legato alla problematica dei sensori che non rilevano correttamente gli ostacoli. Nella modalità Active Track si attivano tutti i sensori di ostacoli, anche quelli laterali, e il drone, non essendo pilotato da una persona ma volando in totale autonomia, quando incappa nell'errore, quando rileva un ostacolo che in realtà non c'è, cosa fa? Atterra cercando di evitare quell'ostacolo che probabilmente i sensori vanno a visualizzare tutto attorno al drone, e potete ben immaginare che questa è una cosa abbastanza pericolosa. DJI ha affermato che ci sono alcune problematiche legate all'ultimo aggiornamento e che verranno sistemate a breve con un nuovo update, quindi speriamo bene. Però ragazzi, il fatto che sia uscito un aggiornamento in queste condizioni che fa precipitare il drone senza motivo mi lascia veramente dubbioso. È davvero possibile che un'azienda come DJI non vada a testare per bene un aggiornamento così importante prima di rilasciarlo? Io davvero non ho parole. Per evitare di incappare in questo problema, ragazzi, vi consiglio o di non utilizzare la modalità Active Track fino a quando non sarà rilasciato un nuovo aggiornamento, oppure, se proprio non potete farne a meno, o comunque se volete volare con maggiore sicurezza, di effettuare un downgrade, un aggiornamento a ritroso al contrario, riportando il vostro DJI Mavic 2 alla versione firmware precedente, ovvero la 01.00.0000, quindi la primissima versione ufficiale. Per farlo è davvero molto semplice, vi basterà scaricare l'applicazione DJI Assistant 2 dal sito dji.com, andando nella scheda prodotto del vostro DJI Mavic 2, scaricate DJI Assistant 2, avviate il programma, loggatevi con il vostro account DJI, collegate il drone acceso con il cavo USB al computer, andate in firmware upgrade ed eseguite un downgrade alla versione precedente. Questo è il consiglio che vi do, almeno fino a quando non sarà rilasciata una nuova versione ufficiale che vada a risolvere questo grave problema. Spegniamo il Mavic 2 che ormai si è aggiornato, al contrario. Intanto fuori, per restare in tema, inizia a diluviare. Bene ragazzi, questa era la questione più importante di questo video, su cui ho voluto mettervi in guardia per evitare di buttare all'aria letteralmente un drone da 1500 euro o comunque 1200 euro lo zoom. Spero che abbiate apprezzato. Comunque ragazzi, è davvero assurdo che DJI, leader mondiale nel settore dei droni commerciali, vada a inciampare in errori così gravi. E non è solo questo il problema ragazzi, attenzione, infatti ci sono altre due problematiche abbastanza gravi. La prima l'ho riscontrata appena avviato il mio Mavic 2 Pro la prima volta. Non riuscivo in nessun modo ad aggiornare questo drone dall'applicazione, quindi aggiornamento tramite app totalmente impossibile, in quanto mi veniva restituito un messaggio d'errore che diceva l'applicazione non riesce a connettersi al server, quindi è impossibile scaricare l'aggiornamento. E questo è stato un problema segnalato da tantissime persone e continuano ancora oggi, ad oltre 2 mesi dal rilascio di questo drone, a segnalarlo. Per risolvere anche questo problema scaricate il già citato programma DJI Assistant 2 per il vostro DJI Mavic 2 Pro oppure Zoom ed eseguite l'aggiornamento direttamente dal programma. Una volta aggiornato il drone, collegate anche il radiocomando sempre tramite il cavo USB micro USB e aggiornate anche questo. Il terzo ed ultimo problema, almeno per ora, è che ad oltre, lo ripeto, 2 mesi dal rilascio di questo drone non sia ancora stato attivato il Precision Landing, o in italiano atterraggio di precisione. In cosa consiste? Sostanzialmente, quando andiamo ad attivare il ritorno a casa automatico del nostro drone, sia che venga attivato manualmente da noi, sia che venga attivato in caso di emergenza, di failsafe, di perdita di segnale, di radiocomando scarico, in entrambi i casi il drone torna al punto di decollo e atterra. Ora il vostro drone, con il ritorno a casa automatico classico utilizzato dalla stragrande maggioranza di droni economici con GPS, lo ripeto, droni economici, torna al
punto di decollo e atterra in un raggio di circa 5-6 metri, perché va ad affidarsi unicamente alle coordinate GPS, che non sono precise al centimetro e possono sbagliare anche di qualche metro. Invece droni di livello più alto, più costosi, come dovrebbe essere il DJI Mavic 2, utilizzando l'atterraggio di precisione vanno a sfruttare, oltre alle coordinate GPS, anche le fotocamere poste nella parte sottostante del drone. Queste fotocamere, che a volte sono una, a volte sono due, vanno a fotografare il punto di decollo quando il drone inizia a prendere quota, quindi sanno precisamente dove atterrare con una precisione quasi millimetrica. Questa modalità di atterraggio al momento, per qualche oscura ragione, non è attiva sul DJI Mavic 2 Pro e Zoom, quindi succede che il drone non atterra esattamente sul punto su cui è decollato, ad esempio su una base di atterraggio, ma va ad atterrare in un'area di circa 5-6 metri attorno al punto di decollo. E anche in questo caso potete ben immaginare che si tratta di una cosa abbastanza, anzi decisamente pericolosa, specialmente se non avete nessun controllo del drone. Per esempio, se il radiocomando si è scaricato e quindi il drone sta tornando in automatico, in totale autonomia al punto di decollo, oppure se ha perso totalmente il segnale e altre problematiche del genere. Quindi se voi siete partiti da una zona molto stretta, ad esempio circondata da alberi, oppure su un terrazzo, oppure vicino al mare, oppure vicino a un fosso, a un dirupo, può facilmente succedere, lo state pensando anche voi ora, che il drone atterri dove non deve atterrare: su un albero a 2 metri, in una fossa a 3 metri, nel mare a 4 metri, insomma avete capito benissimo. Quindi ragazzi, sono davvero deluso da DJI per queste problematiche. Il drone non si discute, è davvero di qualità eccellente, però questo problema da DJI, lo ripeto, leader mondiale nel settore dei droni commerciali e non solo, davvero non me lo aspettavo. Quindi ragazzi, prima di aggiornare aspettate una nuova versione ufficiale che dovrebbe essere rilasciata a giorni o spero ad ore, oppure eseguite un downgrade in caso abbiate già aggiornato. Direi che questo può essere davvero tutto, perdonatemi il nervosismo, però capite bene che dopo aver speso cifre del genere per un prodotto, avere dei problemi di questo tipo un po' vi fa innervosire. Se anche voi avete riscontrato dei problemi del genere o volete semplicemente parlare, discutere con me, chiedermi qualcosa, ragazzi, come sempre utilizzate i commenti qui sotto, io sono a vostra totale disposizione per rispondere a qualsiasi domanda. In descrizione video invece trovate il link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook, entrate numerosi. Invece se volete supportare questo canale, noi non chiediamo donazioni ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Sono senza voce, vado a dormire, è tardi, sono arrabbiato, un po' deluso e questo è tutto. Alla prossima. Ciao ragazzi!